Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gurumetto Asian Food. Oggi torniamo in Giappone per preparare una pietanza piuttosto classica ma veramente deliziosa. Sto parlando del miso mebaru, ovvero il filetto di scorfano marinato al miso. Come avete visto dalla foto, non preparerò solo una, ma varie piccole pietanze, un piccolo menù insomma, perché lo scorfano è sì un pesce veramente buono, sicuramente uno dei miei preferiti, ma ha anche la brutta caratteristica di avere molto scarto, circa il 50%. Quindi, onde evitare troppe perdite, ho deciso di riutilizzare le parti meno nobili del pesce, quelle che solitamente si scartano, come la testa e la lisca centrale, per creare altre piccole preparazioni e creare per l'appunto un piccolo menù a base di scorfano e miso. Non preoccupatevi, tutte queste piccole preparazioni, anche se varie e differenti, sono molto facili da fare. Infatti la sola complicanza, la sola cosa un po' difficile della ricetta è pulire il pesce. Vi servirà un coltello adatto, ma se non ve la sentite potete sempre domandare al vostro pescivendolo di prepararlo per voi. Andiamo a vedere tutti gli ingredienti che compongono la ricetta e poi mettiamoci al lavoro. Let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti che compongono la ricetta di oggi. Per 4 porzioni di scorfano al miso avremo bisogno dei filetti di uno scorfano di circa 1,2 kg, 120 g di miso bianco, 40 g di miso rosso, 30 ml di sakè, 30 ml di mirin e 50 g di zucchero semolato. Per la zuppa di scorfano e miso avremo bisogno della testa e la lisca di uno scorfano di circa 1,2 kg, 40 g di miso rosso, 5 g di alga kombu, 800 ml d'acqua circa e la parte verde di un cipollotto. Per il chawanmushi di scorfano avremo bisogno della polpa ricavata dalla testa e dalle lische dello scorfano, un uovo medio, 170 ml di brodo dashi freddo, mezzo cucchiaino di sakè, mezzo cucchiaino di mirin, mezzo cucchiaino di salsa di soia usukuchi, 50 g di edamame sgusciati, 2 funghi shiitake reidratati e un pizzico di sale fino. Per il suno mono di cetriolo avremo bisogno di un pezzo di cetriolo da 160 g circa, mezzo cucchiaino di sale fino, un cucchiaio di aceto di riso, un cucchiaino di zucchero semolato, qualche goccia di salsa di soia usukuchi e un po' di semi di sesamo macinati. E per finire, per il riso d'accompagnamento ci serviranno 200 g di riso giapponese e 200 ml d'acqua. E come al solito, dopo aver trovato tutti gli ingredienti, cominciamo la ricetta, che divideremo in 7 fasi, ma divise in 2 giorni. Il primo giorno ci occuperemo della pulizia e della marinatura del pesce. Il secondo giorno della preparazione della zuppa di miso, della preparazione del riso, della preparazione del chawanmushi allo scorfano, della preparazione del suno mono di cetriolo, della preparazione dei filetti al miso e per finire dell'impiattamento. Per prima cosa sfilettiamo il pesce. Come vedete, in questo scorfano sono già state tolte le interiora e le branchie. È stato anche squamato e quindi a tutti gli effetti pronto ad essere lavorato. Asciughiamo meticolosamente sia la parte interna che quella esterna del pesce. Lo scorfano ha una pinna dorsale estremamente acuminata che può far molto male, quindi con un paio di forbici eliminiamola per prima. Togliamo quindi anche le pinne pettorali, la pinna anale e le pinne pelviche. Toglieremo ora i filetti facendo attenzione a non ferirci con le punte acuminate che si trovano sulla mascella del pesce. Applichiamo un'incisione alla base della testa, dalla parte pettorale, sino a toccare la lisca centrale. Praticando una leggera pressione con la mano sulla pelle in modo da tenderla, incidiamo la schiena del pesce, partendo dalla coda e arrivando alla testa, tenendo la lama orizzontale e facendola scorrere sulla lisca del pesce. Continuiamo a far scorrere la lama sulle lische fino ad arrivare alla colonna centrale. In questo modo avremo il filetto già semistaccato. Capovolgiamo il pesce, asciughiamolo ancora un po', applichiamo la stessa incisione precedente e facciamo scorrere la lama sulla lisca, questa volta partendo dalla testa fino alla colonna centrale. Pratichiamo un'incisione lungo la lisca anche alla base della coda, da una parte
e dall'altra. Inseriamo ora la lama tra il filetto e la colonna centrale e stacchiamolo da una parte e dall'altra. Ripetiamo le operazioni anche dall'altro lato del pesce. Avremo ottenuto in questo modo i nostri due bei filetti di scorfano. Mantenendo la lama orizzontale, eliminiamo le lische ventrali, cercando di togliere meno polpa possibile. Solleviamo ora con le dita le lische che si trovano al centro e con un'apposita pinzetta togliamole meticolosamente. Dopo aver controllato bene di averle tolte tutte, il nostro filetto è pronto per essere marinato. Asciughiamo bene i filetti e riserviamoli in frigo. Occupiamoci ora delle restanti parti del pesce. Utilizzando un coltello a lama pesante, appiattiamo la testa e schiacciando con forza dividiamola a metà. Separiamo il muscolo branchiale dalla testa e dividiamo la lisca centrale in 3 parti. Una volta fatto, conserviamo i pezzi ben distesi in frigorifero. Distribuiamo in un vassoio un velo di sale fino. Distendiamo i nostri filetti asciutti dalla parte della pelle e cospargiamoli con un altro velo di sale. Una volta fatto, riserviamoli in frigo per 30 minuti. Nel frattempo, prepariamo la marinata. Mettiamo 120 g di miso bianco in una ciotola e aggiungiamo 40 g di miso rosso, 50 g di zucchero semolato, 30 ml di sakè, 30 ml di mirin e con l'utilizzo di una frusta mescoliamo bene il tutto. Una volta fatto, riserviamo. Asciughiamo con dello Scottex il liquido dei filetti di pesce, che il sale, grazie all'effetto dell'osmosi, avrà fatto fuoriuscire, rendendo le carni più compatte e saporite. Versiamo metà della marinata al miso su un vassoio e distribuiamola uniformemente. Adagiamoci quindi sopra i filetti dalla parte della pelle, schiacciandoli un po' per farli aderire. Versiamo la restante metà della marinata ricoprendo uniformemente i filetti. Copriamoli quindi con un foglio di pellicola alimentare facendola ben aderire. Copriamo il tutto con un secondo strato di pellicola e lasciamo riposare in frigo per tutta la notte. Cominciamo a preparare la zuppa cospargendo di sale i pezzi di carcasse di pesce da una parte e dall'altra e lasciamoli riposare in frigo 30 minuti. Passato questo tempo, versiamoli in una bacinella e copriamoli con dell'acqua bollente in modo da sbianchirli. Mescoliamo un po' e lasciamo intiepidire il liquido. Una volta il liquido intiepidito, togliamo le parti più scure dalla carcassa e eliminiamo gli occhi, conservando solo i pezzi più carnosi ben puliti. Versiamo ora il tutto in una pentola, aggiungiamo 5 g di alga kombu e 800 ml di acqua fredda. Accendiamo quindi il fuoco e portiamo a bollore. Quando l'acqua comincia a fremire, togliamo l'alga e riserviamola a parte. Facciamo sobbollire ora il brodo schiumandolo di tanto in tanto per 20 minuti. Passato questo tempo, separiamo le lische dal brodo, recuperando più liquido possibile. Mettiamole quindi in una bacinella e lasciamole raffreddare in frigo completamente. Versiamo il brodo in un pentolino e scaldiamolo a fuoco basso. Aggiungiamo 40 g di miso rosso diluendolo con una frusta, senza mai far bollire il liquido per non deteriorare le proprietà del miso. Una volta fatto, riserviamolo al caldo. Stendiamo l'alga kombu recuperata su un tagliere e con una lama affilata tagliamo la chiffonade sottile. Una volta fatto, riserviamo. Per preparare il riso, mettiamolo su un passino con sotto una bacinella. Aggiungiamo acqua fredda, mescoliamo bene in modo da eliminare l'amido in eccesso, scartiamo l'acqua e ripetiamo tutte le operazioni per 3-4 volte. Una volta posizionato il riso lavato all'interno della cuociriso, aggiungiamo 200 ml di acqua. Chiudiamo e lanciamo la cottura. Ci vorranno 15-20 minuti affinché il riso sia cotto. Passato questo tempo apriamo il coperchio, mescoliamo delicatamente il riso per separarne i chicchi, chiudiamo e lasciamo riposare al caldo fino al momento dell'utilizzo. Prepariamo il chawanmushi. Mettiamo l'uovo in una tazza e aggiungiamo 170 ml di dashi freddo, mezzo cucchiaino di sakè, mezzo cucchiaino di mirin, mezzo cucchiaino di salsa di soia usukuchi e un pizzico di sale. Sbattiamo bene con una frusta in modo da amalgamare tutti gli ingredienti. Una volta fatto, riserviamo.
Muniamoci di pazienza e recuperiamo più polpa possibile dalla carcassa di pesce bollita e raffreddata. E una volta fatto, eliminiamo le lische. Distribuiamo la polpa ottenuta in 4 piccole tazzine. Aggiungiamo gli edamame, conservandone alcuni per la presentazione. Ricopriamo il tutto con il liquido a base d'uovo e dashi. E per finire, appoggiamo sopra ogni tazza mezzo fungo shiitake. Posizioniamo ora delicatamente le tazzine su dei cestelli in bambù e copriamo con il coperchio. Facciamo bollire una pentola d'acqua e sistemiamoci sopra i cestelli, facendo cuocere la nostra preparazione al vapore per 15 minuti. Passato questo tempo, i chawanmushi saranno pronti. Conserviamoli al caldo. Preparare il sunomono di cetriolo è semplice e veloce. Posizioniamo una mandolina sopra una bacinella e facendo molta attenzione alle dita, affettiamo sottilmente il cetriolo. Cospargiamo ora le fettine con mezzo cucchiaino di sale fino, mescoliamole bene e lasciamole spurgare 5 minuti. Nel frattempo mettiamo un cucchiaio di aceto di riso in una tazzina. Aggiungiamo un cucchiaino di zucchero, qualche goccia di salsa di soia usukuchi e mescoliamo bene con una frusta per diluire. Una volta fatto, riserviamo. Strizziamo ora bene le fettine di cetriolo, eliminando l'acqua di vegetazione. Aggiungiamo la marinata all'aceto, un po' di grani di sesamo macinati, mescoliamo bene e riserviamo al fresco fino al momento dell'utilizzo. Prepariamo infine i filetti di scorfano. Togliamo la pellicola alimentare, puliamoli con uno Scottex dall'eccesso di marinata e disponiamoli su un tagliere con la pelle verso l'alto. Eliminiamo allo stesso modo la marinata in eccesso anche dalla pelle e pratichiamo dei tagli longitudinali con un coltello affilato per evitare che i filetti si arriccino durante la cottura sotto l'effetto del calore. Disponiamoli quindi su una placca da forno foderata con carta oleata dalla parte della pelle e cuciniamoli per circa 10 minuti a forno preriscaldato a 180 gradi. Passato questo tempo, capovolgiamo i filetti e passiamoli nella parte alta del forno impostato sull'opzione grill, preriscaldato a 250 gradi per circa 3-5 minuti, in modo da grigliare la pelle. Quindi prepariamoci all'impiattamento. Ed eccoci come al solito arrivati al momento dell'impiattamento, che oggi sarà molto ordinato, proprio come un vero menù giapponese. Per prima cosa posizioniamo la tazza di riso, nel mio caso guarnita con umeboshi, in un bel piatto da portata. Aggiungiamo un piattino con il sunomono, il chawanmushi di scorfano, al quale aggiungeremo qualche edamame e un po' di cipollotto tagliato finemente. Posizioniamo poi una tazzina vuota e riempiamola con un po' di chiffonat di kombu. Versiamo la zuppa di miso calda e cospargiamo con del cipollotto affettato sottilmente. Per finire terminiamo il menù con un mezzo filetto di scorfano al miso, decorato con una semplice fogliolina. E il nostro menù di scorfano al miso è pronto ad essere degustato. Itadakimasu! Buon appetito! Ed ecco fatto, finita anche la preparazione, anzi le preparazioni che compongono questo menù giapponese a base di scorfano e miso. Come avete visto è tutto piuttosto semplice, a parte la pulizia e lo sfilettamento del pesce che bisogna saper fare. Se non ve la sentite, vi ripeto, onde evitare magari di farvi male o di rovinare il prodotto, fatevelo preparare dal vostro pescivendolo di fiducia e ditegli di conservare la testa tagliata a pezzi e la lisca tagliata a pezzi, semplicemente. Il resto è tutto veramente molto basico e a parte la marinatura al miso di una notte è anche piuttosto veloce. Per il pesce al miso è chiaro che potete utilizzare anche altre varietà oltre allo scorfano. Io vi consiglio dei pesci che hanno una consistenza piuttosto soda dopo cottura, tipo il San Pietro. Potete utilizzare anche dei pesci piuttosto facili da trovare e magari anche economici, tipo l'orata, però vi consiglio sempre di utilizzare dei pesci di taglia piuttosto grande per riuscire al meglio per l'appunto questa particolare preparazione. Inutile dire che essendo un menù alla giapponese sarebbe meglio servirlo in tante piccole ciotoline differenti come ho fatto io e magari servito in un piatto da portata per rendere il tutto molto armonioso. Del resto anche l'occhio vuole la sua parte. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che la ricetta vi riuscirà bene. Continuate a seguire il mio canale Gurumetto Asian Food, mettete un piccolo like al video e condividetelo. Se non siete ancora iscritti fatelo subito, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale e azionate la campanellina. Io come al solito la prossima settimana sarò sempre qui per voi con una nuova ricetta. Ciao a tutti!